Quando si pensa ai tiranidi non vengono in mente personaggi specifici, ma l'idea di una minaccia generica, uno sciame di insettoni alieni che consumano i mondi. E in fondo non è sbagliato, perché rispetto alle altre fazioni, che hanno personaggi con nomi e una lore più approfondita, tipo valorosi condottieri, grandi combattenti o subdoli manipolatori, i personaggi tiranidi sono pochi, delle bioforme uniche, ricordate per qualche caratteristica strana o un casino che hanno combinato da qualche parte. Non a caso hanno tutti dei nomi terribili come il fato di Malantai o il terrore rosso. Tra questi il più famoso è sicuramente il vecchio Occhio Solo, che si è mangiato 3 personaggi Necron in competizione con lui nel sondaggio riservato agli abbonati di livello capobanda per decidere l'argomento di questo video. Quindi oggi vi racconto la sua storia, ma prima vi ricordo che questo è un video senza impegno, pensato per riassumere in maniera semplice qualche piccolo stralcio del vasto universo di Warhammer 40.000. Molti dei dettagli sono stati semplificati in favore di una narrazione più scorrevole, oppure si sono semplicemente persi nel war. Come sempre ringrazio la pagina dei Tremendi Dei del Caos per avermi aiutata nella realizzazione del video e vi auguro una buona visione. Il vecchio Occhio Solo, noto anche come la bestia di Khalt, è uno specifico Tiranide Carnifex, appartenente alla bioflotta Behemoth, così chiamato per la grossa cicatrice che ha sull'occhio destro. Ma cos'è un Carnifex? È un tipo di tiranide grosso, ben corazzato e pieno di rancore. Un ariete vivente, specializzato nello sfondare le fortificazioni nemiche con cariche devastanti. In questa immagine, per esempio, ne vediamo uno impegnato a sventrare un carro armato Rhino che evidentemente si era avvicinato troppo alla sua cucciolata. Poi ne esistono di diverse varianti, ma per quanto riguarda l'argomento di oggi non serve approfondire. In qualunque caso, se volete farvi un'idea generica sui tiranidi, già che ci sono, vi rimando subito al video che ho fatto qualche anno fa. Tornando invece al vecchio Occhio Solo, le particolarità che lo rendono unico rispetto agli altri Carnifex sono 2. Questa coppia di enormi pinze, che non usa solo per aprirsi barattoli di mais per cena, e quello di avere un fattore rigenerante tipo quello di Deadpool o Wolverine. Il suo corpo è ricoperto da tantissime cicatrici e vari altri segni lasciati da ferite che in teoria avrebbero dovuto ucciderlo. E invece è un Highlander tiranide, una vera e propria leggenda. Su di lui si raccontano storie diverse, alcune più dettagliate di altre. Finora è stato dato per morto almeno una dozzina di volte, salvo poi poppare fuori di nuovo. Ma andiamo con ordine. La prima apparizione ufficiale risale ai tempi della prima guerra tiranide, di cui vi ho già parlato in quest'altro video, quando la bioflotta Behemoth provò a infilarsi nel territorio imperiale passando per il regno di Ultramar. Di solito, parlando di questo conflitto, si ricorda molto di più la battaglia di Macragge, quella finale, ma ovviamente ce ne furono moltissime altre. Nel nostro caso pare che il vecchio Occhio Solo fosse in testa alle forze tiranidi di Khalt, dove fece una carneficina. La leggenda lo descrive proprio farsi avanti, falciando carri armati e le Marras come fossero moscerini, almeno finché un ignoto eroe dell'Imperium gli sparò dritto in un occhio con la sua pistola al plasma, bucandogli il cervello. Questa ovviamente è l'origine della ferita che lo contraddistingue e che per qualche motivo sconosciuto non è più riuscito a rigenerare. A questo punto comunque del vecchio Occhio Solo si perdono le tracce. La battaglia va avanti, i tiranidi vengono sconfitti e scacciati via da Khalt e dal resto di Ultramar con le scope di Saggina e sembra tutto a posto. Ma alcuni decenni dopo, alcuni contrabbandieri trovano il suo corpo congelato tra i ghiacci del pianeta e invece di lasciarlo lì dov'è o magari trasferirlo in un freezer, decidono di scongelarlo nella speranza di poterci guadagnare su. Idea del c***o. Infatti, non appena il vecchio Occhio Solo torna a temperatura ambiente, si risveglia e mangia tutti i contrabbandieri. Non solo, essendo ormai scollegato dalla mente alveare, perché la sua bioflotta è ormai lontana, regredisce allo stato ferale e comincia a distruggere tutto ciò che incontra. E attorno a lui si radunano altri rimasugli della vecchia invasione, che lo identificano come l'Alfa. Quindi Khalt ha di nuovo problemi con i tiranidi. Questa volta il disinvestatore è il sergente Telion degli Ultramarine, un veterano del capitolo con più decorazioni che peli nella barba, famoso perché dedica il suo tempo all'addestramento delle reclute e per avere una mira infallibile. Parte così la caccia. E nonostante questa cosa richiede il sacrificio di molti dei suoi uomini, a un certo punto Telion mette a segno quello che viene definito come un tiro su 1.000.000 e centra di nuovo l'orbita del vecchio Occhio Solo, che colpito a morte indietreggia fino a cadere in un crepaccio. Il suo corpo non verrà mai ritrovato nonostante le ripetute ricerche. Non si sa quindi che fine abbia fatto di preciso ed è qui che la leggenda diventa ancora più nebulosa e iniziano a circolare diverse voci e teorie del complotto. Come vi accennavo a inizio video, sono stati avvistati e talvolta abbattuti diversi altri Carnifex che corrispondono alla descrizione del vecchio Occhio Solo, sia su alcuni pianeti del regno di Ultramar che in altre parti della galassia. Sempre nella zona Ultramar sembra poi che ci sia addirittura uno specifico culto di Genoraptor. Se non sapete di cosa sto parlando, vi rimando al video in cui spiego cosa sono, chiamato sottoculto Bemoide, che venera come un santo un antico mostro tiranide bloccato nel ghiaccio. Il loro simbolo ha un occhio sfregiato e loro stessi hanno l'abitudine di tatuarsi o sfregiarsi l'occhio destro,
come un rituale e quindi è difficile non vedere delle somiglianze. Comunque sia, il vecchio occhio solo resta una creatura circondata da un alone di mistero, che negli anni ha dato vita a tanti dibattiti e supposizioni, sia on game che off game. Fare qualche esempio: molti si sono chiesti come mai non abbia rigenerato l'occhio nelle sue successive apparizioni, dato che in teoria, trattandosi di una cicatrice e non di un difetto genetico, una volta recuperata la sua biomassa, quando viene ricreato per scendere sul prossimo pianeta, dovrebbe essere nuovo di zecca. E invece, a quanto pare, no. Alcuni credono che sia perché la mente alveare così può sfruttare la sua fama per incutere timore nei nemici imperiali. Altri invece si chiedono come abbia fatto a lasciare Cult dopo essere stato ucciso da Talion, se sia davvero un esemplare unico, o magari una sottospecie di Carnifex, o ancora quale sia l'origine della sua strabiliante capacità di rigenerazione. A volte si accenna di mutazioni instabili ed esperimenti abbandonati dalla mente alveare. Personalmente credo che non verrà mai spiegato, proprio perché il mistero è parte integrante del fascino del personaggio. Se avete una vostra teoria su di lui, vi invito a scrivermela nei commenti, così possiamo parlarne tutti insieme. Intanto, per concludere, passiamo alla sua storia off game. Vecchio Occhio Solo viene introdotto nel febbraio del 2001, con l'uscita del Codex Tiranidi di terza edizione. Lui e il Terrore Rosso sono i primi due personaggi tiranidi a comparire nel 40.000, probabilmente con l'intento di dare un po' più di caratterizzazione all'esercito. Un paio di mesi dopo, comunque, esce anche il primo modello ufficiale, ovviamente in metallo. Nel caso di Occhio Solo, il background è poco dettagliato, ma gli elementi di base sono già più o meno tutti lì. E aggiungo, l'ispirazione potrebbe essere il personaggio con lo stesso nome e lo stesso sfregio sull'occhio, apparso nei fumetti 2000 AD, quelli del Giudice Dredd. Comunque, andando avanti, accade un fatto curioso. Con l'uscita del codex successivo, nel 2005, i personaggi speciali tiranidi scompaiono tutti, per far tornare l'esercito a un taglio più animalesco, proprio da insettoni divoratutto. In compenso, lo stesso anno esce un nuovo kit per il Carnifex, stavolta in plastica, che include l'opzione per la faccia scarnificata senza l'occhio destro. Tutto torna al suo posto con il codex di quinta edizione, uscito nel 2010, dove vengono reintrodotti tutti i personaggi speciali, anche con nuove aggiunte, e il background del vecchio Occhio Solo viene ampliato leggermente, includendo la parte con il sergente Talion. E in realtà poi non c'è molto altro da dire. Il modello del 2005 è lo stesso in vendita tuttora sul sito Games Workshop, anche se per qualche strano motivo adesso viene venduto in coppia. Il vecchio Occhio Solo comunque è ancora ben presente nel codex di 10ª edizione, a differenza di molti suoi colleghi. Tra l'altro è stato anche ripreso per il set di carte Magic crossover con il 40.000 nel mazzo Tiranidi, quindi forse è davvero immortale. Comunque sia, questo è tutto. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venite a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog vilanorespace.it. E sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutte le bioforme che l'hanno già fatto.